Rieccoci con un nuovo video. Oggi utilizziamo i Wizard Tarot e come vedete anche una nuova inquadratura che spero sia più efficace possibile, proprio perché appunto quest'oggi uso un nuovo metodo che io utilizzo spesso nella mia professione, soprattutto quando appunto ci sono temi delicati da sviscerare. Utilizzerò infatti il metodo, la stesa del Palazzo degli Dei, che viene usata molto spesso, soprattutto con gli oracoli, ma devo ammettere che con i tarocchi è assolutamente perfetto. È una stesa che ovviamente richiede un ampio spazio, proprio perché si utilizzeranno ben 13 carte, disposte, come vedremo, con una modalità assolutamente suggestiva, proprio perché appunto si chiama il Palazzo degli Dei. La domanda che andremo a fare quest'oggi è la seguente: non ho ancora trovato, non riesco ancora a trovare la persona giusta, il compagno giusto. Vorrei cercare di capire quale possa essere stato il mio percorso nel passato, nel presente e quindi anche nel futuro, perché questa stesa analizza molto bene la situazione proprio in ambito temporale, un po' come la croce celtica, però permette appunto maggiormente di riflettere, proprio perché ci dà un ampio spettro anche dei vostri stessi comportamenti. Quindi vorrei capire cosa dei miei comportamenti evidentemente non è stato adeguato o sufficiente alla situazione o alle situazioni, cosa posso fare per cambiare la situazione, il mio ambiente familiare, il mio ambiente professionale, che cosa ovviamente mi offre, la linea di tendenza futura nel momento in cui io non andrò a cambiare nulla delle mie condizioni nel presente, il consiglio ovviamente anche degli arcani, che poi viene chiaramente un po' estrapolato in tutta la stesa, quindi cosa state facendo e cosa invece dovreste fare, e infine appunto l'ultima carta del vero e proprio futuro, nel momento in cui comunque il consultante appunto andrà a modificare qualcosa del proprio presente, ascoltando magari appunto il consiglio degli arcani. E comunque sia, cerchiamo di capire anche se riceverete o meno degli aiuti esterni, magari qualche dono del karma. Allora, io inizio appunto a mescolare gli arcani e cerchiamo quindi di capire se da single potrete quindi trovare la persona giusta per voi. Vediamo un po' quale possa essere la vostra, diciamo, situazione, oggi mi scappano le carte, attuale, per cercare appunto di capire come possiamo in qualche modo gestire questa situazione. Vediamo un po' quindi se ci sono magari dei lati del proprio carattere che magari andrebbero forse rivisti, angoli da smussare. Vediamo un po' su cosa si può agire e qual è appunto il futuro che vi aspetta. Parliamo di una questione sentimentale, quindi storia d'amore, grande passione. In arrivo? Chiediamolo appunto agli arcani con questo metodo così ampio e ad ampio spettro. Allora, intanto io sposto.
come vedete ha una disposizione direi assolutamente particolare. Allora, queste le mettiamo qua. Allora, ha proprio l'aspetto appunto di un palazzo. Allora, vediamo un po'. Prima posizione, io chiaramente ve le spiego ovviamente una per una, perché comunque è un metodo nuovo che uso sul canale, di conseguenza è anche comunque giusto spiegarvi posizione per posizione. Allora, appunto, partiamo dalla prima carta, cioè il passato più lontano, quindi da qualche settimana a addirittura diversi mesi fa o appunto addirittura anni fa, quindi la vostra situazione sentimentale in passato, un passato lontano. Allora, qui abbiamo il 4 di spade. Allora, avete trovato sicuramente delle situazioni non facili da vivere, delle situazioni che vi hanno molto stancato, delle situazioni che vi hanno deluso, delle situazioni che vi hanno fatto permanere in uno stato di attesa e di stand-by. Questo vi ha creato ansia, questo vi ha creato scarsa autostima, questo vi ha fatto sentire deboli, ma sia fisicamente che anche mentalmente. Quindi avete incontrato le classiche persone sbagliate nel momento sbagliato. Cioè molto probabilmente avete vissuto più di una storia profondamente deludente che vi ha in qualche modo disabituato a pensare in positivo nei confronti dell'amore. Per cui è come se vi foste dette, beh, adesso sai che c'è? Mi riposo un po', cioè mi allontano anche un po' dall'amore, dal sentimento, da tutto ciò che comporta l'innamoramento, perché eravate stanche in qualche modo di soffrire, di essere deluse, e lo avete fatto anche per il vostro benessere. Vi ripeto, il 4 di spade è una carta che ci parla anche molto dell'aspetto psicofisico dell'individuo, cioè in qualche modo ne avete risentito anche da un punto di vista appunto di benessere e salute. È come se il vostro fisico si fosse sentito più stanco e più debole. È come se, per esempio, aveste scoperto, ovviamente grazie all'aiuto di medici, la presenza, per esempio, di patologie psicosomatiche. Quindi in realtà vi siete sentite molto stressate, molto stanche, molto debilitate, ma questo a causa proprio di relazioni sbagliate che non vi davano, ma anzi vi toglievano energia. Probabilmente perché avete incontrato persone che avevano bisogno di voi, ma a voi non davano nulla. Quindi, vi ripeto, avete avuto la necessità molto spesso di fermarvi per voi, per riposare, per congelare quasi il cuore. Parliamo di una carta di spade, ma non perché il cuore non lo avevate più, ma perché era un cuore ferito e stanco. Quindi potreste aver avuto più situazioni deludenti o una in particolare, una situazione che poteva apparire stabile, 4 di spade, comunque una carta di grado 4, che quindi rappresenta una certa stabilità, ma in questo caso è una stabilità nella negatività. Quindi una situazione probabilmente che agli occhi degli altri poteva apparire un rapporto inattaccabile, in realtà non aveva più basi, più fondamenta, non aveva solidità, proprio perché parliamo di spade, quindi non parliamo di un rapporto d'amore, qui non ci sono sentimenti, non parliamo di coppe, non parliamo neanche di bastoni, quindi non c'è neanche passione. Molto probabilmente siete state anche, diciamo, raffreddate da un punto di vista erotico e sessuale, quindi anche da quel punto di vista non vi siete sentite particolarmente appagate. Quindi devo dire che obiettivamente partiamo già con una carta
che ci specifica infatti la domanda. Siamo partiti da un chiederci: non riesco a trovare evidentemente una persona o la persona giusta. Quali possono essere le cause? Aiutami a riflettere, perché voi sapete che comunque la tarologia deve aiutare a riflettere, è uno strumento per aprire l'individuo ad alcune nuove forme di coscienza, grazie proprio al principio di sincronicità. Quindi evidentemente avete trovato delle persone sbagliate, cioè la ragione evidentemente del non riuscire a trovare un individuo, l'individuo giusto per voi, che vi riempia il cuore e l'anima, è dipeso ovviamente dall'incontro poco fortunoso di persone sbagliate. Persone che davano poco, ma che chiedevano tanto. Vediamo nel passato più recente, che può andare quindi dagli ultimi giorni a qualche settimana, cosa potrebbe esservi accaduto. Qui abbiamo un 2 di denari. Allora, con un 2 di denari si palesano già delle scelte da parte vostra, o comunque un'indecisione, o comunque un organizzarvi, pianificare circa la possibilità in qualche modo di intraprendere una nuova strada piuttosto che un'altra. Cioè, nel caso in cui voi stiate comunque frequentando qualcuno, vi siete trovate a pensare: ma io con questa persona cosa ci faccio? Nulla. Di conseguenza, non è forse meglio cambiare strada? Quindi è come se vi foste trovate a riflettere sulla necessità evidentemente di in qualche modo cercare altro, guardare verso un altro orizzonte. Oppure, anche se appunto non frequentate nessuno da diverso tempo, comunque c'è qualcuno che ha destato la vostra curiosità o che vi ha dimostrato dell'interesse. Qualcuno c'è con questo 2 di denari. Però è qualcuno che evidentemente non si è ancora palesato del tutto e quindi siete indecise se investire in questa cosa oppure se rimanervene sulle vostre, perché evidentemente questa persona non vi sta dando le giuste garanzie o comunque, vi ripeto, non si è mostrata interessata a voi in maniera diretta, conclamata. Una persona che magari non si è ancora dichiarata. Oppure voi avete interesse per un'altra persona o comunque per una persona e in qualche modo state cercando di sondare un po' il terreno per capire se c'è la possibilità di iniziare qualcosa. Quindi questo 2 di denari in realtà mi fa ben sperare, perché evidentemente ultimamente, vi ripeto, nel passato più recente, che va da pochi giorni a poche settimane, massimo un paio di mesetti, qui c'è comunque l'arrivo di qualche novità, che però vi ha imposto un fermarvi e riflettere. Vado? O resto? Potreste anche aver conosciuto più di una persona ed essere appunto nel dubbio se iniziare una storia con una o con l'altra. Vediamo a questo punto il presente in amore. Allora, qui abbiamo l'imperatore. Allora, ragazze mie, ve l'avevo già preannunciato con questo 2 di denari. Allora, qui sicuramente un uomo attratto da voi c'è, e questo ve lo garantisco. È un uomo molto forte, è un uomo coraggioso, è un uomo stabile, è un uomo tenace e ostinato, cioè quando lui ha in mente qualcosa la deve avere per forza. L'imperatore rappresenta anche la carnalità, la sessualità, quindi è un uomo molto focoso, un uomo passionale,
che ovviamente vi ha in qualche modo notata per il vostro aspetto estetico, cioè voi gli piacete molto da un punto di vista estetico. Questa persona potrebbe avere grosso modo tra i 30 e i 45 anni, proprio perché l'imperatore è più giovane rispetto per esempio alla carta del Papa. Quindi non è una persona che a livello di età anagrafica supera i 50-55 anni. Grosso modo l'età dell'imperatore è tra i 30 e i 45 anni. Potrebbe però purtroppo essere un uomo impegnato, perché l'imperatore potrebbe essere anche addirittura già padre. Ecco perché forse siete nel dubbio se iniziare una storia con questa persona o meno. È comunque una persona che vi piace molto e che ha anche una certa autorità, quindi a livello professionale potrebbe appunto essere una persona che ha un ruolo di spicco. Potrebbe essere un capo, un datore di lavoro, un collaboratore che comunque ha un certo ruolo. Quindi è una figura di responsabilità. Potrebbe a volte avere un aspetto un po' autoritario, un po' severo, ma è ovviamente tipico dell'imperatore, che rappresenta in tutto e per tutto il potere temporale. Quindi è una persona che ha successo, è un uomo anche molto ammirato, che ha anche molte altre persone che possono averlo notato, anche altre donne, ma lui ha notato voi. È una persona che però ama il controllo, che ama agire secondo determinate regole, quindi non è una persona molto flessibile e non è una persona particolarmente avvicinabile, nel senso che se lui vuole ci si avvicina, altrimenti mette proprio dei muri. Questa persona, vi ripeto, c'è. Potrebbe essere un vostro amico, vi ripeto, un vostro collega o comunque una persona che avete conosciuto sui social. Qualcuno c'è. Ed è nel vostro presente, quindi è una persona a cui voi piacete in questo momento, nel momento in cui voi andate a guardare questa stesa. È una persona che prova molta passione per voi ed è assolutamente disposta e disponibile ad iniziare comunque una frequentazione con voi. Vi ripeto, attenzione però, perché l'imperatore potrebbe essere una persona impegnata. Di conseguenza, attenzione a mettere bene in chiaro la situazione nel caso in cui voi non vogliate più soffrire, perché voi arrivate da un 4 di spade. Quindi cercate evidentemente di viverla con razionalità, il più possibile. Vediamo come voi vi state comportando, quindi il vostro comportamento agli occhi degli altri e anche evidentemente agli occhi di questa persona. Vediamo un po'. Il paggio di pentacoli. Allora, voi vi state comportando in maniera, direi, impeccabile, nel senso che state cercando di avvicinarvi a questa persona o comunque anche alle persone che probabilmente avete notato hanno interesse per voi, con gentilezza, con spirito anche proattivo, quindi state cercando in realtà di agevolare le conversazioni, di intavolare delle comunicazioni, non vi state chiudendo come avete invece fatto in passato, state cercando in qualche modo di guardare verso il nuovo e vi state ponendo in maniera molto spensierata o comunque in maniera allegra e solare che agli altri piace particolarmente. Magari interiormente non siete proprio così serene, proprio perché appunto se siete qui a guardare questa stesa evidentemente è perché delle basi comunque anche di poca serenità, anche di sfiducia se vogliamo nel futuro, ci sono, però è chiaro che quello che rimandate agli altri è di persona comunque autonoma, indipendente, serena, con i piedi ben piantati per terra. Quindi non avete l'aspetto, diciamo, di una ragazzina in cerca delle farfalle nello stomaco, perché questo è un paggio di pentacoli. Quindi è chiaro che mostrate il vostro modo di comportarvi
molto equilibrato, allegro, disponibile, ma equilibrato e quindi più maturo. Quindi o siete comunque di età anagrafica piuttosto giovane, ma in realtà evidentemente nei vostri comportamenti traspare molta maturità, oppure effettivamente comunque siete arrivati ad un periodo della vostra vita per cui la maturità e la saggezza in voi abbondano. Quindi in qualche modo ci sapete anche fare, perché comunque il paggio di pentacoli tra i 4 paggi è colui che programma, che progetta, che pianifica, ve lo dicevo con questo 2 di denari. Quindi state un po' cercando anche di sondare il terreno, ve lo dicevo anche prima. Non volete agire in qualche modo in maniera, diciamo, quasi infantile, no? In maniera un po' troppo spavalda. È come se in qualche modo voi preferiate non esporvi subito direttamente nel caso in cui vi piaccia qualcuno, ma state cercando in realtà di agire con piccoli gesti mostrando il vostro interesse. Cioè, per esempio, magari cercate di sorridere a una persona che vi piace, o in qualche modo magari cercate con uno sguardo di fargli capire il vostro interesse. Quindi state comunque lavorando sullo sviluppo di un qualcosa, ma ovviamente lo state facendo dosando perfettamente ogni segnale che voi mandate del vostro interesse, molto probabilmente proprio a questo imperatore. Quindi avete le idee comunque ben chiare, cioè sapete gestire comunque queste situazioni e anche gestire voi stessi. Fatto sta che avete la piena consapevolezza che volete assolutamente iniziare un qualcosa di nuovo, perché il paggio di pentacoli rappresenta proprio le nuove iniziative, i nuovi progetti. Quindi in qualche modo state effettivamente guardando verso una situazione o anche più di una. E in questo modo portate anche delle belle notizie a tutti i vostri eventuali corteggiatori, in particolare a questo imperatore, che sa di essere ricambiato nell'interesse. Poi parliamo chiaramente di un paggio di pentacoli, quindi voi attirate molto per il vostro aspetto estetico, per la vostra bellezza, comunque per la vostra sensualità, e questo piace molto alle persone che comunque vi vedono, che comunque hanno la possibilità di parlarvi e di conoscervi. E quindi è chiaro che siete sicuramente una meta molto ambita per chiunque abbia dei desideri in qualche modo importanti, vi ripeto, da un punto di vista fisico nei vostri confronti, proprio perché parliamo appunto di un paggio di pentacoli. Quindi vi ripeto, in realtà in questo momento il vostro comportamento è corretto, cioè effettivamente voi vi state comportando in maniera impeccabile, proprio perché state, diciamo, tra virgolette, lanciando i giusti segnali e ovviamente il ricevente o i riceventi li stanno captando perfettamente. Quindi in realtà fate molto bene ad aprirvi al nuovo, ad aprirvi alla possibilità di conoscere nuove persone, proprio perché questo vi permetterà in qualche modo appunto di aprirvi a nuovi progetti e di iniziare eventualmente una nuova storia. Ovviamente, vi ripeto, parliamo di un paggio, quindi sono ancora situazioni purtroppo embrionali, ma vi ripeto ragazzi, avete comunque tutto il futuro davanti a voi per poter appunto poi dedicarvi chiaramente alla conoscenza di questa persona o comunque di altre persone. Questa è una posizione doppia che invece riguarda appunto gli ostacoli, cioè che cosa fino ad ora vi ha in qualche modo impedito di trovare la persona giusta, di essere comunque soddisfatti da un punto di vista appunto sentimentale. Qui abbiamo il 9 di coppe e qui abbiamo il 10 di spade. Allora, come dicevo all'inizio con questo 4 di spade, voi avete incontrato tante persone, perché il 9 di coppe mi rappresenta, guardate, la molteplicità di possibilità, di conoscenze, di flirt, di persone anche che in qualche modo vi possono aver corteggiato. Oggi si ha la possibilità di conoscere obiettivamente molte persone, sia nella vita, diciamo, concreta, sul lavoro, ma anche semplicemente sui social. Però purtroppo gli arcani mi confermano il fatto che non c'è un vostro comportamento che è stato sbagliato,
ok? Avete trovato la persona sbagliata o le persone in questo caso sbagliate. Il 10 di spade, guardate quante spade sono conficcate in questo mantello, ovviamente sulla schiena di questa persona che pare ovviamente soffrire particolarmente. Quindi obiettivamente, se inizialmente queste conoscenze vi sembravano in realtà proficue e che vi sembravano poter portare alla vostra felicità, in realtà poi si sono rivelate assolutamente fallaci, proprio perché siete state tradite nei vostri sogni, nelle vostre aspettative. Ovviamente potreste anche aver incontrato una persona o scelto una persona in particolare di cui appunto avete scoperto i ripetuti tradimenti. Quindi il 10 di spade rappresenta proprio la fine, il termine, la conclusione di una storia o di più frequentazioni che vi hanno veramente deluso perché in qualche modo vi siete sentite tradite da queste persone, vi ripeto, o in maniera reale purtroppo, quindi avete scoperto che magari la persona non era libera come diceva e invece magari era una persona appunto impegnata addirittura con moglie e figli, oppure siete state proprio fattualmente tradite da questa persona con un'altra donna, oppure appunto queste persone o questa persona vi ha tradito nelle aspettative, cioè si era presentata o si erano presentate da voi in un determinato modo e poi in realtà invece si sono rivelate tutt'altro. Quindi obiettivamente c'è stata una grande e profonda delusione da parte vostra, ecco perché appunto il 4 di spade. Quindi vi ripeto di nuovo, mi viene sottolineato che avete trovato proprio persone malsane che vi hanno fatto vivere delle frequentazioni, delle storie non giuste. Persone che tendevano a mentire, qui parliamo di spade, addirittura un 10 di spade. Quindi persone che mentivano, persone che non si sono fatte alcun scrupolo, per esempio, nell'ingannare. Persone che hanno raccontato magari molte menzogne, persone che hanno finto di essere appunto singole e invece non lo erano, o persone che vi hanno proprio appunto tradito. Quindi effettivamente in questo caso il karma, insomma, da un punto di vista sentimentale vi ha fatto vivere comunque delle situazioni, direi non proprio così positive, In questa posizione troviamo ciò che voi vorreste. Vediamo un po', vostri sogni, i vostri desideri. Allora, la luna. Voi vorreste vivere delle grandi emozioni, delle emozioni che vi sconvolgano l'anima. Quindi voi vorreste partire, più che da un discorso fisico, ovviamente, ed erotico, da una relazione di anime, di spirito. Cioè voi vorreste trovare delle persone a voi interiormente similari, perché evidentemente, come vi dicevo, con questo 10 di spade avete trovato persone ingannevoli e troppo diverse da voi, che quindi vi sembravano in grado di potervi garantire una storia come la volevate voi, invece in realtà poi si sono rivelate tutt'altro. La luna è proprio una comunanza di spirito, cioè voi state cercando una persona che prima ancora che toccarvi il corpo vi tocchi l'anima. La luna ci parla di una profondità, quindi probabilmente avete trovato persone superficiali, persone appunto false e menzognere, che evidentemente per un puro tornaconto magari fisico sono state disposte a mentirvi. Con la carta della luna qui abbiamo invece la vostra ricerca, il vostro desiderio di avere una persona al vostro fianco che sia profonda. Una persona magnetica, una persona empatica, comprensiva, una persona buona, di animo pulito, di animo puro, come questa meravigliosa luna che ha questo aspetto così appunto celestiale, così sereno, così tranquillo, così puro, così candido. È chiaro che la luna in questo caso rappresenta anche una forte emotività nei confronti di qualcuno, quindi voi potreste, come vi dicevo appunto all'inizio, avere già qualcuno
che voi portate nel vostro cuore, perché la luna rappresenta i sentimenti nascosti. Quindi voi potreste avere nel vostro cuore una persona, questo imperatore o comunque qualcun altro, a cui voi tenete molto, una persona che vi piace particolarmente e che però purtroppo non è ancora vostra, e quindi sono dei sentimenti, è un piacere che voi dovete tenere nascosto. Evidentemente, molto probabilmente voi vorreste palesare quello che provate per questa persona, ma sapete che è difficile ad oggi. Quindi qui potrebbe esserci effettivamente qualcuno che vi abbia già rapito il cuore o che vi piaccia particolarmente, perché la luna rappresenta anche questo. Qualcuno che si pensa da lontano, qualcuno con il quale magari ci può essere già stato uno scambio di, in qualche modo, intenzionalità, cioè lui sa di piacere a voi e voi sapete di piacere a lui, però la cosa non è ancora iniziata, è un qualcosa che si potrebbe vivere, ma probabilmente di nascosto, forse proprio con questo imperatore, perché vi dicevo che è molto probabilmente una persona impegnata. Ok? State cercando comunque la profondità delle relazioni, qualcosa che in realtà, vi ripeto, più che sconvolgervi da un punto di vista fisico, lo faccia proprio nell'anima. Voi cercate il vero amore. Allora, questa è la posizione di ciò che invece voi dovreste fare e che invece non fate per riuscire ad arrivare al vostro intento, quindi per riuscire ad avere una storia. La torre, caspita. Allora, dovreste abbandonare delle vecchie abitudini oppure addirittura tagliare i ponti con una situazione o con una persona. La torre rappresenta proprio il fare tabula rasa in riferimento a tutto ciò che fa parte della vostra vita passata, per poter, partendo dal presente, ricostruire il futuro. Cioè, se avete delle relazioni appese a un filo che non vi soddisfano più, cambiare aria. Se ci sono delle abitudini che voi avete riconosciuto essere malsane in amore, cioè per esempio legarvi ad esempio a persone che hanno grosso modo le stesse caratteristiche, ad esempio caratteriali, eliminare questa brutta abitudine e magari spaziare verso persone che hanno un'altra tipologia di visione della vita e dell'amore. La torre è una carta molto severa, quindi dovreste essere molto severe, molto rigide nel prendere delle posizioni nei confronti di determinate persone. Quindi se per esempio ci sono persone nella vostra vita che fanno avanti e indietro, le classiche persone che vi cercano, vi chiamano, poi scompaiono, poi ritornano, eliminare senza possibilità di ritorno. Non ti rispondo più e se continui ti blocco definitivamente. Quindi eliminare, non dare più possibilità a queste persone di continuare a ferirvi. Ragazze, nel passato voi avete un 4 di spade e un 10 di spade. Quindi io dico sempre, perché dare una seconda possibilità o anche terza o quarta possibilità al dolore? Quindi cancellare delle vecchie conoscenze, delle abitudini o anche posti nuovi. Cioè, per esempio, avete l'abitudine di uscire con le amiche e frequentare appunto un determinato locale, pub, ristorante, eccetera, cambiate. Andate spesso nella stessa palestra per esempio appunto allenarvi, tenervi in forma, cambiate. Quindi cercate di spaziare in altri posti per voi sconosciuti, perché evidentemente c'è qualcosa legato alle vecchie abitudini
alle vecchie persone, ai vecchi luoghi, che vi tengono sempre evidentemente legate a un determinato tipo di conoscenze che non vi fanno progredire e non vi danno quello che voi vorreste, cioè quella profondità d'animo che voi cercate nella luna. Vi ripeto, l'arcano della torre è una carta molto severa, quindi dovreste agire in maniera chiara, netta, interrompere ciò che dovreste interrompere, perché non vi sta facendo bene e soprattutto non è necessario aprire fronti di guerra, basta semplicemente allontanare le persone, senza creare quelle forme di ripicca, di vendetta, allontanare. Poi ci penserà il karma a punire quelle persone. Voi andate avanti per la vostra strada. Ok? Questa è la posizione dell'ambiente di lavoro, cioè come la vostra professione vi può aiutare da un punto di vista appunto sentimentale. Qui abbiamo gli amanti. Allora, questa persona, l'imperatore, oppure anche altre persone che appunto vi corteggiano, queste nuove persone che a mio avviso sono già presenti nel vostro presente sentimentale, voi potreste averle conosciute, incontrate o conoscerle nell'ambiente di lavoro o vostro o di entrambi se siete colleghi, oppure dell'altra persona o delle altre persone. L'ambiente professionale è assolutamente, in questo caso, foriero di novità sentimentali, perché abbiamo la carta degli amanti. Quindi molto probabilmente le persone giuste o la persona giusta potreste proprio conoscerla in un ambiente professionale o in uno scambio professionale. Cioè, mi spiego, o potrebbero essere vostri colleghi, quindi lavorate assieme, un vostro datore di lavoro, un vostro capo, come appunto nel caso dell'imperatore, oppure potrebbe essere una persona che potrebbe essere venuta sul vostro posto di lavoro, per esempio una consulenza, voi potreste essere un avvocato, oppure voi potreste essere andati da questa persona, potrebbe essere, vi faccio l'esempio, il vostro personal trainer, ok? Quindi in realtà il luogo professionale è assolutamente foriero di novità. Addirittura qui abbiamo la carta degli amanti, di nuovo una carta di scelta come il 2 di denari. Quindi voi potreste già aver notato un interesse da parte di una persona o anche di più persone, perché la scelta potrebbe riguardare anche più persone, in ambito professionale. Oppure ci potrebbe essere una persona o più persone che hanno notato voi. Cioè, per esempio, voi vi recate sempre a mangiare in pausa pranzo in un determinato ristorante e vi hanno notato, per esempio, più persone che lavorano all'interno di questo ristorante e che quindi in qualche modo vi stanno puntando e stanno già pensando a come poter approcciare a voi. Oppure fate la spesa in un determinato supermercato e ci sono più, appunto, addetti alle vendite che in qualche modo vi ammirano e vi apprezzano, ok? Quindi in realtà l'ambiente di lavoro sarà ed è foriero di grandi novità, al punto che potrebbe imporvi addirittura una scelta. Quindi scegliere tra 2 o più persone, ovviamente quella che per voi è la migliore. Questa è già un'indicazione molto importante, Quindi evidentemente non è tanto nei luoghi di svago, ok? La classica uscita con le amiche il sabato sera o il venerdì sera non è tanto in quell'ambiente, o per esempio durante un viaggio che voi potreste incontrare la persona giusta, è proprio in un ambiente professionale, vi ripeto, vostro o suo o di entrambi.
Allora, questa è invece la posizione dell'ambiente familiare, cioè come il vostro ambiente familiare vi può aiutare o invece al contrario ostacolare. Qui abbiamo il 10 di bastoni. Allora, l'ambiente familiare in qualche modo vi impegna molto nell'occuparvi di faccende familiari, quindi o aiutate per esempio i vostri genitori nel caso in cui viviate ancora con loro, o comunque vi dovete occupare di tante situazioni. Per esempio magari avete un ex marito e anche magari dei figli. Ci sono molte situazioni stressanti perché il 10 di bastoni parla proprio di una persona che è molto impegnata, stanca, stressata dai tanti impegni quotidiani, impegni che rappresentano proprio lo scorrere dei vostri giorni e che ad oggi vi stanno però particolarmente appunto stancando e stressando. Dicevamo appunto con il 4 di spade che già in passato, anche in un lontano passato, voi eravate particolarmente stanche, avevate bisogno di riposo. Ecco, in questo caso gli arcani di nuovo ribadiscono il concetto che voi ad oggi ancora siete così stanche. Il 10 di bastoni, tra l'altro, ci parla anche appunto di sacrificio, cioè evidentemente voi vi state sobbarcando di impegni che potrebbero tranquillamente essere gestiti da più persone, per esempio da altri familiari, oppure per esempio da un ex marito, ma evidentemente siete abituate, in qualche modo siete costrette a dovervene occupare voi. Questo chiaramente non vi aiuta ad essere serene e soprattutto non vi aiuta a ritagliarvi quegli spazi, quei momenti di cui invece avreste assolutamente bisogno per potervi dedicare a voi stesse e all'amore. Perché evidentemente vi state sacrificando per gli altri, cioè state togliendo del tempo a voi stesse per in qualche modo aiutare sempre le altre persone. E questo non va bene. Quindi mentre l'aspetto professionale, l'ambito professionale vi può aiutare in amore, perché abbiamo la carta degli amanti, invece l'ambito familiare in qualche modo può mettere un po' i bastoni appunto fra le ruote, proprio perché siete troppo prese da troppe faccende che potreste tranquillamente condividere con altre persone, ma che invece vi siete appunto sobbarcate soltanto voi. Ragazze, vi ricordate la torre? Cattive abitudini da eliminare. Ecco appunto questo 10 di bastoni. Cioè se ci sono delle mansioni, ok, che possono essere condivise da 2 o più persone, iniziate ad agire in maniera severa come vi consiglia la torre e pretendete dei momenti anche per voi. Perché altrimenti se non cambiate questa posizione, che è la posizione fondamentale di tutta questa stesa, la situazione comunque procederà più lentamente. Anzi, vediamo appunto come procederà la situazione nel momento in cui appunto il consultante, cioè voi, non andate a cambiare nulla dell'odierna situazione, quindi nel caso in cui voi non ascoltiate appunto il consiglio della torre. Vediamo appunto in amore che cosa accadrà. Qui abbiamo il paggio di coppe. Allora, infatti, piccoli rallentamenti. I paggi rappresentano, proprio anche a livello temporale, dei rallentamenti dovuti a delle piccole indecisioni, a dei piccoli ostacoli che si frappongono fra voi e il risultato che voi volete ottenere. Il paggio non è mai una carta negativa, ma rappresenta però delle tempistiche più lente rispetto per esempio al cavaliere o al re. Quindi i paggi rappresentano sì delle notizie, parliamo di coppe, quindi delle belle notizie in amore, ma che però in qualche modo giungono un po' troppo frammentate nel tempo e che, diciamo, impediscono alle situazioni di evolvere uscendo da una fase embrionale. Io vi parlavo all'inizio di questo paggio di denari, quindi vi dicevo che obiettivamente voi state lanciando dei segnali e le persone li lanciano a voi, sì certo, ma se voi continuate in qualche modo a farvi assorbire le energie e il tempo soprattutto
da tutte queste situazioni della vostra vita privata che dovete andare a sistemare, è chiaro che togliete del tempo anche voi stesse, quindi ad un probabile compagno, ad una nuova relazione. Quindi obiettivamente questo paggio di coppe sì, ci sta ad indicare comunque delle notizie, tra l'altro comunque non a tempi diciamo epocali, quindi anche tra breve tempo, quindi tra qualche giorno, massimo qualche settimana, ma rimarranno comunque soltanto appunto degli spot, cioè un sorriso, uno sguardo, un salutarsi, un sentirsi magari telefonicamente, scriversi dei messaggi per esempio su WhatsApp, ma non vedo una vera e propria evoluzione della storia, cioè non parliamo di un cavaliere, non parliamo di un re, oppure non parliamo per esempio di un 10 di coppe o anche semplicemente di un 3 di coppe, ok? Nel momento in cui voi lasciate le situazioni in questo modo, procedono, sì certo, perché questa persona è interessata a voi, già c'è, l'imperatore c'è, gli amanti qui ci sono, quindi ci sono anche più di una persona interessata a voi, quindi avrete sicuramente uno sviluppo con questo paggio, ma più rallentato e che farà fatica ad uscire da uno stato embrionale. Cioè il paggio rappresenta le comunicazioni, ma per esempio non una vera e propria uscita, un incontro, un weekend, un momento romantico. Voi ne avete bisogno, arrivate da un 4 di spade e da un 10 di spade. Quindi in realtà, evidentemente, cercando di in qualche modo alleggerirvi da determinati pesi, probabilmente qui la situazione andrebbe sicuramente a migliorare. Ok? Vediamo se riuscirete ad ottenere un aiuto esterno, estemporaneo, da parte appunto di amici, di colleghi. Vediamo il karma cosa vi prepara. Sì, qui abbiamo il re di coppe. No, ragazzi, allora io ve lo ripeto e ve lo ribadisco, ve l'ho detto anche con questo imperatore. Allora, qui c'è una persona che in qualche modo vi ha già puntato, una persona che tra l'altro pare proprio provare anche dei sentimenti, perché in questo caso mi viene come re di coppe. Questa è una persona che è cotta di voi, è una persona che vi vuole bene, è una persona che comunque già prova del sentimento per voi, voi cercate tanto sentimento, l'abbiamo detto con la luna. Allora, il re di coppe generalmente è un personaggio che si può attestare grosso modo proprio come l'imperatore tra i 30-35 anni fin verso i 40-45 anni. Allora, il re di coppe sicuramente rispetto a tutti gli altri re è comunque tra i più maturi, quindi grosso modo si attesta tra i 35, 40, 45 anni, ok? Massimo una cinquantina d'anni, perché obiettivamente tra i re quelli più giovani sono appunto il re di bastoni e il re di spade, mentre appunto quelli un po' più maturi sono appunto il re di denari e il re di coppe. Quindi obiettivamente è una persona che grosso modo si aggirerà proprio come l'imperatore a livello di età anagrafica tra i 35 e i 45-50 anni. È una persona che appunto purtroppo potrebbe essere impegnata ed è una persona che addirittura potrebbe anche avere già figli. Quindi a mio avviso questo re e questo imperatore sono la stessa persona. Un'altra caratteristica presa dall'astrologia è che appunto questo re potrebbe essere di un segno d'acqua, quindi cancro, pesci, scorpione, o potrebbe avere l'ascendente in un segno d'acqua, oppure nel tema natale potrebbe appunto avere i pianeti che strutturano la personalità, quindi Venere per esempio, piuttosto che Mercurio, piuttosto che Marte e la Luna, potrebbe avere appunto questi pianeti nei segni d'acqua. Per esempio potrebbe avere l'ascendente in pesci e potrebbe avere Venere in cancro, quindi una persona estremamente sensibile ed estremamente romantica, proprio quello che voi state cercando. Quindi a mio avviso la persona ideale per voi già c'è, ragazze,
Ecco, questa è un'altra indicazione, quindi non si deve aspettare nel futuro, qui c'è già questa persona, ve l'avevo detto, nel vostro presente e in ambito professionale, quindi vi ripeto, nel vostro, nel suo o in quello di entrambi. È una persona che avete conosciuto, che state conoscendo o che magari appunto non avete ancora conosciuto bene, magari ci sono stati semplicemente degli sguardi, un far capire l'interesse, ma qui qualcuno c'è già, ok? Che vi ha puntato, che vi desidera chiaramente, perché le coppe rappresentano anche appunto i liquidi, quindi i fluidi corporei, cioè una persona che ha intenzione ovviamente di non lasciare il rapporto solo a livello platonico, ok? Però è comunque una persona che parte veramente quasi da una cotta, è come se fosse una persona che si sente alla cotta giovanile, quasi veramente le farfalle nello stomaco, cioè voi state cercando di averle queste farfalle, ma mi sa che in questo caso è l'altra persona che già ce le ha per voi. Quindi qui c'è già una persona molto interessata a voi, in tutto e per tutto. Quindi vi ripeto, attenzione, però l'unica nota negativa è che potrebbe essere una persona impegnata, addirittura avere già dei figli. Comunque è una persona che vi vuole veramente molto bene, ed è una persona che a voi ci tiene particolarmente. Ok? Non è una persona, a mio avviso, che potrebbe far parte delle vostre amicizie. È una persona che, vi ripeto, voi potreste aver incontrato o conosciuto in ambito professionale, con la quale potreste approfondire la conoscenza, ovviamente più avanti in futuro, ma è una persona che secondo me ha già intenzione di scrivervi. Guardate, sono venuti l'uno dietro l'altro, uno a fianco all'altro, il paggio di coppe e il re di coppe. Questa è una persona che ha intenzione già ad oggi di scrivervi. Quindi questo è il regalo che vi ha fatto il karma. Dopo tutte queste persone sbagliate, 4 di spade, 10 di spade, qui abbiamo l'uomo ideale, ragazze mie. C'è già la persona ideale. Forza e coraggio, perché c'è questa persona. Ve lo garantisco. Vi ripeto, magari è una persona che, come vi ho detto all'inizio, proprio perché magari è impegnata, fa un po' fatica in qualche modo nell'esporsi, come vi dicevo con la luna, magari una persona che deve agire nell'ombra, quindi che non si è ancora palesata, non vi ha ancora magari dimostrato il suo interesse, ma questa persona c'è, e sicuramente nelle prossime settimane, perché qui abbiamo carte di coppe, quindi la situazione si velocizza, questa persona ha intenzione di dimostrare quello che prova per voi, Quindi attenzione bene alle persone o alla persona che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, massimo proprio a tirarla nel prossimo mesetto, vi scriverà o in qualche modo si avvicinerà a voi, perché è questa persona di cui stiamo parlando in questa stesa, La riconoscete immediatamente. Vediamo a questo punto l'ultimo arcano, che è quindi l'arcano del futuro. Ragazzi, è un futuro ovviamente prossimo, quindi non parliamo da qui a 10 anni, ok? Quindi parliamo dei prossimi giorni, prossime settimane. Che cosa quindi potrebbe accadere nel momento in cui però voi andiate a dare una mano al karma, cercando, come vi diceva appunto il consiglio della torre, di eliminare certe cattive abitudini e quindi di spogliarvi un po' di questi oneri così pesanti. Vediamo un po' da un punto di vista sentimentale che cosa appunto vi aspetta. Allora, qui abbiamo il Cavaliere di Coppe. Io potrei anche fermarmi qua, cioè questa stesa non è bella, di più. Vi posso assicurare, credete nella mia onestà, difficilmente, soprattutto in una stesa di questo genere, dove obiettivamente di problematiche ne possono chiaramente venire fuori parecchie, mi è capitato veramente di rado, anzi direi forse quasi mai, di avere 3 personaggi, paggio, re e cavaliere, di coppe nelle posizioni del futuro. Ok, quindi chi per il principio di sincronicità si è collegata a questa stesa, ragazzi, l'amore arriva. Allora, Cavaliere di Coppe, a livello anagrafico partiamo più o meno alla stessa età, quindi 35-45 anni.
una persona giovanile, è una persona appunto romantica, è una persona che non è molto legata alla sessualità, proprio come piaceva a voi, ma è una persona che ama il sentimento, è una persona coraggiosa che anteporrà il vostro legame a qualsiasi paura e a qualsiasi ostacolo. Quindi è una persona che a breve, prossimi giorni, massimo prossime settimane, si farà avanti in maniera concreta con un invito. Vi chiederà di uscire, vi chiederà un incontro. Se non vi siete ancora scambiati i numeri di telefono, questa persona lo farà, vi chiederà il vostro numero, inizierete a chattare, a sentirvi, perché qui abbiamo in primo piano le comunicazioni che porteranno appunto ad un invito. Questa persona vi inviterà ad uscire, vorrà trascorrere del tempo con voi. È una persona che nel momento in cui voi l'avrete davanti ai vostri occhi, capirete che è la persona giusta. È la persona che voi stavate cercando. Quindi è la persona del vostro cuore. È l'anima gemella che state cercando. È una persona che in passato può aver avuto un po', diciamo, la fama da playboy, perché il Cavaliere di Coppe può aver provato più situazioni. Ma con voi questa persona arriva con un'intenzionalità ben diversa, perché arriva da persona matura che ha tutte le intenzioni di costruire qualcosa con voi. In tarologia l'abbinamento Re e Cavaliere rappresenta un individuo che già conoscete o comunque che già fa parte della vostra cerchia, quindi vi ribadisco quello che vi ho detto sino ad ora, cioè che questa è una persona che già fa parte del vostro entourage di conoscenze. Quindi è una persona che già conoscete, oppure che comunque fa parte, vi ripeto, del vostro entourage, con la quale magari non c'è ancora stato un vero e proprio approccio, anzi magari non ci avete proprio mai parlato, ma questa persona quando vi ha visto è stata folgorata da voi, Ma sul serio, guardate che queste 3 carte rappresentano proprio il colpo di fulmine, quindi caspita, cioè è stata colpita questa persona, è bellissima questa stesa ragazze, ve lo posso assicurare. Le figure di coppe possono rappresentare a livello professionale comunque dei medici, persone che si occupano del mentale, quindi psicologi, psichiatri, counselor. Possono essere anche intellettuali e insegnanti, quindi che si occupano appunto dell'infanzia. Possono essere scrittori, ma anche artisti, quindi per esempio pittori, piuttosto che appunto scrittori, piuttosto che cantanti, compositori. Quindi tutti coloro che si occupano dei sentimenti, delle emozioni, dell'emotività altrui o proprie. Può essere anche per esempio un uomo che fa teatro, un attore. Le figure di coppe rappresentano sempre persone in vista, cioè che attraggono molto per il proprio bell'aspetto. Quindi evidentemente è un uomo, come vi dicevo anche all'inizio con la carta dell'imperatore, ben visto e ammirato anche da altre donne. È chiaro che vi ribadisco il discorso dei segni zodiacali, quindi a maggior ragione qui abbiamo tantissima acqua ragazzi, quindi questa persona o è un segno d'acqua o ha l'ascendente in un segno d'acqua, oppure ha veramente un tema natale ricchissimo dei segni d'acqua. Se conoscete, avete la possibilità in qualche modo di consultare le effemeridi e conoscete ovviamente la sua data di nascita e chiaramente l'ora, penso che la conoscerete ovviamente, provate a guardare bene la posizione della Luna, Venere e Marte, che sono fondamentali, e anche Mercurio in seconda battuta, perché qui c'è tantissima acqua, È una persona molto passionale,
è una persona focosa, sì, ma che non disgiunge mai l'amore, il sentimento dall'aspetto fisico. Cioè, se questa persona non avesse provato tutto questo trasporto per voi, vi posso assicurare che questa persona non vi avrebbe in qualche modo cercato o non vi andrà a cercare. Perché è una persona che non riesce a disgiungere la stima, l'apprezzamento che ha nei confronti di una donna dalla sessualità, dal desiderio sessuale. Quindi è una persona piena di ardore nei vostri confronti e che agirà in maniera veramente molto rapida e dinamica. Quindi è una persona assolutamente indirizzata allo scrivervi, o comunque al in qualche modo realizzare i suoi desideri. Questa è una persona un po' come voi, però è in cerca del grande amore, perché il Cavaliere di Coppe, vi ripeto, è una persona che cerca qualcuno che gli riempia la coppa. La sua coppa non è piena. Lui vuole qualcuno che la riempia, quindi cerca anche lui la sua metà. Allora, ragazze, però nel momento in cui questa persona vi parlerà, vi scriverà o comunque si paleserà, sarà per voi una grande sorpresa, quindi una sorta di shock, perché probabilmente lo farà in un momento inaspettato, ma lo farà proprio perché questa persona non ne può più, cercherà l'occasione propizia e di conseguenza è una persona che agirà finalmente, porterà allegria, porterà gioia, porterà felicità e vi ripeto soprattutto una o più proposte. I cavalieri rappresentano degli spostamenti, quindi potrebbe essere una persona che si sposta molto per lavoro o potrebbe proporvi uno spostamento, per esempio un'uscita, un weekend insieme. Vi ripeto, il Cavaliere porta una passione incredibile, ha una passione travolgente. Voi sarete la sua conquista e lui sarà la vostra conquista. Devo però anche, ovviamente, aggiungere questo significato. Ovviamente i cavalieri, ragazzi, sono degli individui che si spostano non solo nello spazio ma anche nel tempo, quindi potrebbe essere un ritorno, cioè una persona che già in passato era interessata a voi e che voi avete conosciuto in ambito professionale, oppure appunto potrebbe essere una persona che comunque ha fatto parte, per esempio, del vostro gruppo di lavoro, che poi per svariate motivazioni si è allontanata, che però non ha mai smesso di pensare a voi. Quindi potrebbe essere in pieno un ritorno. Qualcuno potrebbe esserne assolutamente contento, qualcuno sicuramente un po' meno. Però è una persona che nel momento in cui ritornerà completamente cambiata. Niente a che vedere con la persona infedele che potrebbe essere stata in passato. Proprio perché vi dicevo che il Cavaliere di Coppe nella sua vita passata comunque generalmente è stato un playboy, quindi la fedeltà non era proprio il suo forte, ok? Ma vi ripeto, è una persona che porterà ad evolvere la situazione. Quindi sicuramente vi abbandonerete entrambi all'amore e questo assolutamente vi porterà grande sorpresa, grande piacere e finalmente l'inizio di una storia. È chiaro che in questo caso, avendo anche questo Cavaliere di Coppe, la situazione, vi ripeto, a livello di tempistiche, chiaramente procede e procederà in maniera molto veloce. Quindi qui abbiamo tra il re in questo caso e il paggio e successivamente il cavaliere, abbiamo ovviamente una situazione che comunque procederà molto velocemente. È ovvio però, ragazze, che in questo caso parliamo di un cavaliere, quindi di tempistiche molto veloci, però nel momento in cui voi andrete in qualche modo a, come vi ho detto prima, gestire meglio le vostre situazioni familiari, cioè i vostri impegni familiari. Nel momento in cui voi andrete ad ascoltare il consiglio della torre. Nel momento in cui invece voi, se voi non
ascolterete questo consiglio, la situazione procederà con maggior lentezza, per cui abbiamo il paggio, ok? Quindi si velocizza il tutto con il cavaliere nel momento in cui voi andrete sicuramente a, diciamo, togliervi dei pesi in più sulle spalle. Nel momento in cui non lo farete abbiamo un paggio, quindi la situazione procederà sì, ma con maggior lentezza. Dedicandovi invece a voi stesse, ritagliandovi il giusto spazio, avrete anche la possibilità di accettare questo invito da parte di questo cavaliere di coppe e quindi di iniziare una vera e propria frequentazione. Quindi ovviamente tutto dipenderà chiaramente da voi. Di conseguenza, buona fortuna.